Ciao e ben ritrovato. Allora, la guida di oggi esula un po' dall'argomento Sutra del Loto, ma evidentemente a giudicare dalla quantità di messaggi e mail che ci sono e mi sono arrivate, ripeto, evidentemente è un argomento molto importante. Tu sai che da un po' di tempo a questa parte, insomma sono un po' di anni, che si fa un gran parlare di movimento indipendente, ossia molte persone si considerano indipendenti perché hanno lasciato la Soka Gakkai o la Nichiren Shu, non lo so, mettile tu, le altre scuole. E di conseguenza che cosa succede? Che tutti questi indipendenti si sono riuniti e portano avanti la loro indipendenza. Mettiamola così. Mi avete chiesto a gran voce, perdonami, la mia opinione e io sono qui per darla. Allora, partiamo da un presupposto. Quando si esce da un'organizzazione e ci si considera indipendenti, perdonami, vuol dire che questo implica che prima eravamo consapevoli di essere dipendenti. Ma dipendenti da che cosa? E questo è il punto. Per imparare a camminare, lo sappiamo tutti, abbiamo bisogno di appigli ai quali attaccarci, no? Per non cadere. Imparate a camminare, però questo non implica che non abbiamo più bisogno di appigli o punti fermi ai quali fare riferimento per non prendere strade sbagliate o in questo caso specifico interpretare male i vari insegnamenti. Per essere indipendenti poi bisogna avere davvero una grande conoscenza, non una grande esperienza. Perché credimi che possiamo avere una grande esperienza perché da 30 anni invochiamo il Daimoku, ma questo non vuole necessariamente dire che abbiamo anche una grande conoscenza della dottrina di Nichiren. Spesso poi, e questo, essendo esseri umani, essendo questo l'epoca di Mappo, perdonami, non è che la dico io o l'ho inventata io, spesso ciò che conosciamo è solo frutto di interpretazione di altri. E quando si passa da un'organizzazione ad un'altra che segue poi, tra l'altro, la stessa dottrina, allora la nostra dipendenza si basa solo sul fatto che non frequentiamo più quella determinata scuola, quella determinata organizzazione, non che siamo indipendenti, quindi il fatto di non frequentare più quella scuola non ci rende necessariamente indipendenti, ossia che abbiamo maturato una nostra personale interpretazione, una personale interpretazione che deve essere per forza di cose nata da un profondo studio delle varie dottrine profuse dalle altre organizzazioni. Perché per avere una personale interpretazione bisogna conoscere perfettamente le interpretazioni delle altre organizzazioni o scuole e solo in seguito seguire quella che sentiamo più nostra, più vera finanche. Ma anche questa, ricordati, che sarà soltanto una nuova interpretazione, anche questa è una nuova interpretazione, quindi a mio modo di vedere, visto che mi è stato chiesto, è inutile sbandierare indipendenze varie, perché bisogna prima essere indipendenti dalle nostre proprie convinzioni, perché sono quelle le catene che ci legano, non altre. Quando poi queste convinzioni sono frutto della nostra pigrizia, perché no, della nostra arroganza o di circostanze varie. Per conoscere a fondo le varie interpretazioni, bisogna studiarle poi con l'atteggiamento giusto, bisogna studiarle poi con il cuore libero, come si dice, non con l'occhio di chi già conosce ed è pronto a giudicare. Dici, questo mi sta bene, questo ci posso credere perché mi sta bene, perché questo filtro poi
renderà il tuo studio, rende il tuo studio inutile. Vediamo, andiamo un pochettino più a fondo sul fatto. Ci sono, come saprai, diverse scuole nichireniste nel mondo e tutte hanno le loro diversità e interpretazioni, che possono essere frutto della loro tradizione di provenienza o addirittura dell'interpretazione di carismatici maestri del passato che hanno dato una determinata direzione, seguita poi, nei secoli ovviamente, da tutti gli altri credenti. Queste differenze possono essere poi davvero immense, davvero grandi, ecco perché non è così immediata la cosa. Ti basti pensare, ad esempio, che per la scuola Nichiren Shoshu e Soka Gakkai, Nichiren rappresenta il Buddha del lontano passato, il Buddha dell'origine, il Buddha originale. E il Buddha storico Shakyamuni, quindi il Buddha che tutti noi conosciamo, rappresenta soltanto un Buddha, come dire, transitorio, provvisorio. Per la Kempo Okeshu, Nichiren Shu, Onmon Buzuryu Shu, Onmon Okeshu, Rishoko Seikai, Rei Yukai, e chi più ne ha più ne metta, in pratica per tutte le altre, Nichiren però rappresenta, a differenza, la rincarnazione del Bodhisattva Jogyo, al quale il Buddha eterno Shakyamuni o dell'origine ha affidato l'insegnamento per l'epoca di Mappo, che poi, lo sappiamo, rappresenta l'epoca nella quale noi viviamo attualmente. Quindi, per chi crede che Nichiren sia il Buddha originale, il Gosho, le venerabili lettere del grande maestro, rappresentano, lo capirai, un'importanza capitale, essendo lui il Buddha, per nulla subordinata al Sutra del Loto. Tant'è vero che i vari credenti di queste scuole conoscono meglio il Gosho che il Sutra del Loto. Perché? Perché il Gosho, credendo loro che Nichiren sia il Buddha, rappresenta il vero Sutra. Per tutte le altre scuole il Gosho rappresenta la voce del Bodhisattva Jogyo, che attraverso Nichiren Daishonin ci guida verso l'illuminazione. E gli insegnamenti del Sutra del Loto ovviamente hanno un'importanza notevole, per questo in questo caso approfondito, perlomeno tenuti in serissima considerazione. Quindi, ricapitolando, Nichiren passa da Buddha originale, per le scuole come dicevamo la Nichiren Shoshu e Soka Gakkai, e per tutte le altre discepolo del Buddha originale. Quindi Nichiren passa da Buddha originale a discepolo del Buddha originale. Questo implica, credimi, delle differenze abissali. I secondi, considerando il Buddha Shakyamuni come il Buddha dell'origine, tendono ad avere poi una visione più buddista della dottrina di Nichiren, o perlomeno dovrebbero. Gli altri, appellandosi all'etichetta provvisori, interpretandola come sbagliati, non solo non seguono gli altri insegnamenti del Buddha, ma li considerano addirittura dannosi per il credente, che è stato poi per decenni in una scuola nella quale si considera Nichiren il Buddha originale. Difficilmente riesce a comprendere l'opposta interpretazione che lo vuole discepolo del Buddha originale. Quindi come può considerarsi, io mi chiedo, ma ti ripeto, questa è soltanto una mia interpretazione, come può considerarsi dipendente, indipendente, se dipende da questa interpretazione? Perché è normale che dipenda da questa interpretazione. Se ci ha creduto per 10 anni, 20 anni e fin anche 30 anni, non è che dall'oggi al domani, tac, tu se fai una cosa in un determinato modo per 30 anni, non è che dall'oggi al domani, tac, tu soltanto perché lo vuoi ti cambia
puoi cambiare tutto e farla completamente in un altro modo, cioè implica, lo capisci da te, uno sforzo notevole. Quindi fai molta attenzione però, e questo prima di proseguire è importante, che io non ti sto dicendo, o perlomeno non voglio dirti, quindi non capirlo nemmeno così, che quello che è giusto o sbagliato, quindi qual è l'interpretazione giusta o l'interpretazione sbagliata, quale interpretazione sia eretica e quale no. Desidero soltanto metterti la pulce nell'orecchio, portarti un attimino a ragionare su questa questione che in questi ultimi anni ha alimentato davvero molto i vari dibattiti fra nicirenisti. È un pochettino poi, è come quando smetti di fumare o riesci a levarti un brutto vizio, no? Consideri tutto il resto sbagliato e ti erigi a giudice e signore. Lo stesso accade in questo contesto. Tutto questo poi per dire che ci vuole, a mio modo di vedere, molta arroganza per considerarsi poi al di là delle parti, partendo dal presupposto che tu hai capito non solo quello che è giusto, che già sarebbe, ma dove e come addirittura gli altri sbagliano. Nichiren è morto, non c'è più Nichiren, non ci sono reincarnazioni di... Cioè, Nichiren poteva fare questo, non noi. Noi dobbiamo soltanto, testa bassa, camminare, cercare di dare il meglio, a mio modo di vedere. Perché se ci crediamo Nichiren, allora se perché leggiamo nel Gosho che Nichiren aveva un determinato atteggiamento combattivo nei confronti delle persone, devi tenere presente che lui aveva quell'atteggiamento lì in quel contesto storico. È inutile, è ridicolo che i discepoli di Nichiren abbiano questo atteggiamento qua nei confronti di chi che sia o di qualsiasi cosa che non rientra in questo. Ecco, questo mi preme dirlo perché è davvero, cioè, è davvero ridicolo questo punto. Bisognerebbe poi passare più tempo a praticare che a parlarne del Daimoku o della dottrina, affinare più il cuore della mente e lasciare da parte tutte quelle piccole o grandi patologie, perché di patologie io credo che si tratti, che fanno di noi esseri umani degli esseri inadeguati, immersi appunto in quest'epoca di mappo, l'epoca quindi della degradazione dei valori. E come puoi considerarti un fenomeno o fare al limite, puoi giusto dare il meglio di te, no? Come spero di fare io in questo ciclo di guide o negli audio Gosho o nelle altre pubblicazioni. Considerando questo, considerando quindi tutto questo, non trovi che ci sia da ridere su questioni di questo tipo. Le varie confutazioni poi ho il sospetto che abbiano origine più dalla rabbia che si prova nell'essere magari stati considerati ciò che noi pensiamo di essere o non essere, o di essere stati addirittura magari ingenui. Tutto qui, ma non si considera mai che il giusto o sbagliato dipende da noi, dalle nostre scelte, perché siamo noi che scegliamo. Inconsciamente lo sappiamo, ma è difficile ammetterlo e allora diventiamo dei crociati, ci erigiamo a maestri. E quando siamo solo poi degli esseri spaventati per lo più anche dalla nostra ombra e facciamo di tutto per sentirci qualcosa o qualcuno. Perdonami, ma mi sembrava doveroso, mi sembrava appena giusto dare la mia opinione, visto che mi è stato, ti ripeto, chiesto così a gran voce, poi non so nemmeno perché, su questo argomento. Grazie, ci sentiamo alla prossima.